Ciao amici di Fungomagia, un saluto da Macinator. Oggi in questo video ci dedichiamo al foraging. Che cos'è il foraging? È un termine per indicare l'attività del raccogliere cibo spontaneo vegetale, quindi erbe, fiori, frutti indigeni. Quindi adesso ci dedichiamo alla raccolta dell'aglio triquetum. Andiamo! Wow, bellissimo, veramente bello. Ecco qui il nostro aglio triquetro. Beh, questa pianta ha molti nomi in italiano, viene chiamato aglio trigono, aglio triquetro, aglio angolare, aglio triangolare o aglio selvatico, e in più ha parecchi nomi volgari che cambiano chiaramente in base alla regione dove lo raccogliamo. Per esempio in Liguria viene chiamato aglio de biscia, in Toscana aglio triangolare, e in Sardegna appara, e in Sicilia prazizzidi. Chiedo scusa agli amici dei luoghi che se ho sbagliato le pronunce, però io sono ligure, quindi io lo chiamo aglio de biscia, ok? Bene, adesso vi dirò dove potete trovare questa pianta. Qua in Italia la sua presenza è riscontrata nella fascia mediterranea, che parte dalla Liguria fino ad arrivare giù alle isole maggiori. La sua crescita parte dal livello del mare fino a 600 metri d'altitudine. È un aglio che si sviluppa nelle zone umide, chiaramente, e ombrose, come boschi, rive, e potete trovarlo anche alla base dei muretti a secco o delle rocce, e chiaramente nei suoli scoscesi con un'esposizione verso nord. Bene, adesso andiamo un attimino a vedere il nostro aglio selvatico, ok? È formato praticamente dalle foglie, poi da un fusto centrale che viene chiamato scapo, che è a forma triangolare, e in cima ci sono i nostri fiori, che come potete vedere sono bianchi. Alla base radicale c'è il nostro bulbo. Bene, adesso vi descriverò un attimino questa pianta per poterla riconoscere. Direi che partiamo dalla parte radicale, dove è presente il bulbo. Come potete vedere è bianco, è di forma allungata e è l'organo perennante dal quale la pianta nel periodo vegetativo emerge dal suolo, e attraverso questo stelo qua, che è a sezione triangolare, prende il nome proprio la specie, quindi è triquetrum, da per triangolo. A ogni nuova rinascita il vecchio bulbo trasferisce le sue sostanze alla parte vegetante, che quindi poi cambia di colore e appassisce. Lascia praticamente alle giovani piantine produrne altri e più grandi anche, chiaramente al termine del ciclo riproduttivo. Se osserviamo le foglie, come potete notare, sono più lunghe dello scapo floreale e sono inguainati nello stelo qui in fondo. Sono nastriformi, piatte, con uno spigolo centrale, e sono carenate nella pagina inferiore. Pensate che le prime che compaiono sono più lunghe di quelle che accompagnano la formazione dei fiori, quindi dello scapo, e superano i 30 cm di lunghezza. Sono semplici da individuare tra le varie piante selvatiche in cui vive l'aglio selvatico. Adesso osserviamo un attimino i fiori. Se facciamo caso, i fiori si formano in cima allo scapo floreale, che anch'esso è a sezione triangolare,
è alto fino a 30 cm pure lui. In cima ai fiori sono di forma campanulati, di numero variabile tra i 3 e i 15 fiorellini. Sono eretti alla comparsa e poi diventano a maturazione penduli. La particolarità di disposizione di questi fiori, che è asimmetrica, è data dai peduncoli che sono a misura variabili, sono molto profumati e sono ermafroditi. Ogni fiore è composto da 6 sepali petaloidi di colore bianco e mediamente attraversati da una striatura color verde che termina nel tratto finale del sepalo a forma di punta. Quando potremo trovare il nostro aglio triquetro? Lo troveremo nel periodo che varia tra dicembre e aprile. La fioritura si forma come una spattachiusa in cima allo scapo e poi gonfia e alla fine si lacera, permettendo ai fiori di completare il loro sviluppo. Come avete capito, chiaramente è una pianta commestibile e il gusto è di aglio dolce, quindi è meno pesante di quello classico. A patto di saper riconoscere la specie e chiaramente tutte le sue parti, può essere utilizzato fresco durante tutto l'anno e si può raccogliere in vari modi, sia solo il bulbo, sia le foglie che i fiori. L'intera pianta può essere usata in cucina, sostituendo tranquillamente il classico aglio comune, quello che si va a comprare dal frutta e verdure, l'Allium sativum. Beh, adesso direi che, sapendone un pochino di più di questa pianta, possiamo dire che grazie al suo sapore gustoso è meno aggressivo di quello dell'aglio comune, del sativum. Si possono usare le foglie per preparare delle salse come il pesto d'aglio selvatico, conosciutissimo, quindi per condire carne, pasta, pesce. Con i bulbi si può preparare la bagna cauda e le bruschette, e si può preparare anche il calmoriglio di pesce. Con i fiori invece si può preparare un ottimo tempura. Bene amici di Fungomagia, siamo arrivati al termine del nostro video dedicato alla ricerca delle erbe spontanee, quindi abbiamo parlato dell'aglio triqueto. Spero di essere stato esaustivo, chiedo scusa a quelli che lo conoscevano già, però a quelli che non lo conoscevano mi ha fatto piacere dare qualche nozione per poterlo riconoscere. Chiaramente mi raccomando, fate attenzione, perché con le erbe non si scherza come coi funghi. Ci sono molte erbe che sono velenose, ma tantissime che sono commestibili. Madre Natura ce le regala, quindi perché non andare a colmare quelle giornate che, quando i nostri funghetti ci lasciano un attimino in stand-by, noi possiamo, facendoci delle belle passeggiate all'aria aperte, goderne magari poi alla sera in cucina con qualche piattino particolare. Beh, io chiaramente il prossimo video penso di farvi vedere una bella ricetta, visto che vi ho fatto conoscere questa pianta, una ricettina per fare il pesto di aglio selvatico, ok, con l'aglio triqueto, che veramente sarà una bella lecornia. Questo però per il prossimo video. Bene, spero che vi sia piaciuto il tutto. Se vi è piaciuto, un like qua sotto, mi raccomando ragazzi, non vi dimenticate, e se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale di Macinator, e se veramente mi stimate non fate altro che fare il passaparola, ok, nei vari social, quindi Instagram, Facebook e via dicendo. Io vi abbraccio, vi saluto, un saluto dal mondo di Fungomagia, alla prossima battuta, ciao!